Ed eccoci finalmente, Benvenuti. scusateci il ritardo. Scusate diciamo. l'attesa. Sì, abbiamo atteso un po', in realtà in questa live serale, proprio perché in realtà doveva essere prima, lo dovevamo sviluppare Ma un po' la prima. pioggia voleva crearci qualche Sì. problemino. E Ehm, quindi E vabbè, eccoci qui. eccoci qui, eccoci qui. Benvenuti alle Querce Parlano d'Arte, sesta edizione. Sì, allora io in realtà inizierei con uno spot proprio di Vam Gallery, cioè, vabbè, adesso non si farà vedere, però guardate la maglietta fatta a mano, cioè secondo me è stupenda. Vabbè. Bellissima, Infatti io già ho detto che ho io messo già l'ho questa qui. prenotata. Appena ci saranno le prossime stampe l'ho già prenotata. Allora, Marco, eccoci io qui. partirei intanto con il ringraziare tutti gli artisti che ci stanno guardando, che ci seguiranno, che sono online, sono fisicamente qui. E anche quest'anno comunque è un grande evento con 28 artisti di varietà, di varie... Alcuni comunque ormai diciamo che Sì, fanno sì, sì. parte di questa Diciamo che ci sono famiglia artisti che hanno iniziato dalla primissima edizione e e che stanno quindi continuando li ancora. ringraziamo per Sì. essere ancora qui. E poi ci sono anche i nuovi, ho Sì, visto. che altrettanto ringraziamo e che sono anche tanti, quindi anche di questi li ringraziamo. Ma io partirei a bomba con il presidente dell'Associazione Alba Nuova, che è Franco Borrello, che ci raggiunge. Il presidente dell'Associazione Alba Nuova che, come dicevamo prima, Buonasera. ci sopporta e ci supporta anche in questo evento. Anche quest'anno Associazione Alba Nuova collabora con Van Gallery per questo meraviglioso evento che è Le Querce Parlano d'Arte. La pioggia voleva fermarci, non ci ha fermato, noi soprattutto non abbiamo paura della pioggia. Ed eccoci di nuovo qua. La location è quella, ma la posizione È cambia. un po' diversa, sì, sì, sì. Ma mi sembra che Forse ci più siamo. funzionale. Ci siamo. Gli artisti sono tanti, sono diversi, abbiamo diverse anche forme d'arte. Sì, 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 sì. E Beh, io racconterei un po' l'associazione, un po' quello che fate. Mi sembra d'obbligo. Per intanto vi devo ringraziare. One Gallery ci dà lustro e ci dà tanta importanza. Noi come associazione siamo un'associazione molto semplice, socio-ricreativo-culturale. Siamo sul territorio di Acicatena. da lunga data, aggiungerei. Quasi 30 anni. Nel 2027 facciamo 30 anni, Wow. non è poco. E una di quelle cose che abbiamo ora sperimentato sono le mostre di pittura. Abbiamo fatto concorsi di poesie, le cose culturali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, sempre cultura. Ma la Certo. mostra di pittura e scultura e arti grafiche è una cosa che ci dà, diciamo, veramente un'ampiezza molto elevata. Abbiamo avuto la fortuna di avere tra i soci sin dalla nascita Marco Mancuso, che ha con la sua Van Gallery, Vam Gallery. sì, Sì, sì. praticamente ha proprio fatto nascere quest'idea e l'ha realizzata. Noi l'abbiamo solamente... Ovviamente non l'ho realizzato da solo, ma... Sì, noi l'abbiamo aiutato. Abbiamo messo l'associazione, abbiamo messo le nostre forze, le nostre conoscenze e siamo arrivati ora alla sesta edizione. Questa edizione quest'anno è leggermente diversa. Per intanto abbiamo cambiato diciamo luogo all'interno del parco comunale, un luogo più illuminato, e abbiamo cambiato l'orario. E già questo diciamo ci dà una linea leggermente diversa. Infatti rispetto alla scorsa diretta che eravamo sotto il sole diretto, Adesso ci stiamo adesso godendo ci un po' stiamo il godendo fresco. un po' il fresco che c'è. Tra l'altro ci sarà una Fuochi festa, non so, ci d'artificio. sono i fuochi d'artificio, non so se si sentono anche in diretta, Speriamo di no. però No, si sentiranno molto sicuro. probabilmente sì. Cambiando location, o perlomeno cambiando posizione nella location, abbiamo fatto un altro tipo di mostra. Proprio, a parte che ci sono dei murales bellissimi che ci fanno immergere dentro l'arte,
l'arte pittorica, l'arte visiva. Di conseguenza proprio è un ambiente che proprio Ispirazione. ci ispira assolutamente. Sì. E fortunatamente il tempo è stato benevolo. Per fortuna, Per sì, sì, sì. fortuna, perché io sapevo che bene o male non c'era pericolo tantissimo, però poteva anche succedere. Certo. E siamo riusciti a portare qua 28 artisti di vario tipo, tra pittori, fotografi, che hanno veramente proprio ci hanno fatto vedere quello che è la base dell'arte, da dove si comincia, giovani, meno giovani, che si propongono e fanno vedere le loro opere, cosa che diciamo non perché queste persone diciamo non hanno la pretesa di diventare degli artisti che fanno mostre nelle gallerie e cose varie, voglio solamente questo piccolo momento di visione. Questa è la nostra idea. Godere dell'arte e anche far godere agli altri della propria arte. Sì, sì, sì. Sì, diciamo che comunque è un evento che tutti gli anni ha cercato appunto di far raccontare agli artisti appunto anche emergenti, no? O anche chi magari, come ne parlavamo proprio oggi, no? Chi non sa neanche di essere un artista, tra virgolette, ma in qualche modo va a raccontarlo appunto quasi in modo intimo e poi a trasmetterlo anche appunto Già in io delle zone così. ho praticamente la promessa di almeno altri 3 nuovi artisti che invitandoli a questa mostra mi hanno detto ma sì, io faccio, oppure mia Esatto. moglie fa. Sì, sì, Allora, è bello l'anno perché fa prossimo, uscire l'artista che di ecco, solito non c'è. Cioè poi nascosti dentro le case ci sono artisti di vario tipo che praticamente poi escono fuori proprio, Sì, e sì, poi sì. può darsi che poi prendono la strada giusta e fanno una carriera vera e propria. Assolutamente, si sentono anche incoraggiati a condividere con gli altri la propria arte, anche a portarla avanti, no? Perché poi tante volte magari qualcuno si arrende o qualcuno Sì. non si sente all'altezza, no? Sì, sì, Quindi sì. anche Ed è anche uno spreco, perché comunque, Certo. diciamo, è vero, non siamo tutti artisti, non siamo tutti scrittori, ma se non proviamo non ci diventeremo mai, quindi è anche un invito a testare, a provare, a riprovare, che tendenzialmente un po' negli eventi artistici, non lo so, perché si cerca sempre, no, di elevare l'arte a una cosa comunque spesso poi difficile. Invece se non iniziamo a testare sin dai giovani e tutto, poi non ci godiamo il dopo. Quindi è quello. Vedi, e noi proprio siamo qui alla base a cercare proprio di dare questi spazi. Sì, sì. Ti ringraziamo Grazie ancora una mille. volta e niente, grazie mille. Un saluto a tutto il pubblico di Sì. Van Gallery. Van Gallery. Ci si Arrivederci. vede in Grazie. giro. Arrivederci. Bene, adesso vabbè, in realtà vado a rispondere a un po' di commenti. Intanto si sentono ma non troppo, ha aumentato un pelo perché qui noi sentiamo bene, ovviamente è aumentato anche un pelo dalla diretta, quindi adesso dovrebbe essere tutto ok. Cosa E ci si scrivono? possono comprare le magliette, le magliette sono belle, ancora no. Però magari ci lavoriamo su, vediamo un Basta, attimo. ormai avete le richieste, quindi Anche perché in realtà- ufficialmente mi faccio portavoce e chiediamo a Van Gallery di stampare le magliette. Vediamo. E Beh, anche- anche se questa, lo ripetiamo, non è stampata ma fatta a mano, quindi dalla nostra designer Vanessa che ci guarda però quello da è un lì, pezzo ma si unico. tiene distante. Quello è un pezzo unico che Esatto. non Questi pretendiamo. diciamo che sono solo per noi È un del pezzo team. unico che non pretendiamo, diciamo, noi apprezziamo anche la semplice stampa. Sì, no, comunque tutto a parte gli scherzi, in realtà appunto state poi sempre connessi perché non magari un indomani usciranno Anche i merch, gadget. Io amo i Vedremo, gadget, vedremo, quindi voglio vedremo. i gadget. Ma partirei in realtà con il primo artista che anche lui in realtà fa parte del team che è Alessandro Carrera. Lui Alessandro. questa mattina quando è venuto a creare l'evento insieme a noi aveva la maglietta, adesso Sì, no. La stavo. Purtroppo c'è parecchio caldo, quindi comunque. Perfetto. sì, no, vabbè. Allora, io in realtà appunto proprio con te, come dicevamo appunto già in passato, tu sei uno di quelli probabilmente che aveva forse l'artista molto nascosto, perché forse era molto vergognato dal fuoriuscire. Sì, e lo è ancora in realtà, quindi comunque. Però come pian ti piano. dicevo appunto, ne parlavamo in realtà.
secondo me c'è tanto, quindi Sì, dai. è tutto da creare. Cosa vediamo Allora, qui? intanto ovviamente come dicevamo la mostra è ovviamente online, Sì. su www.vamgallery. Ti chiedo solo di spostarti un attimino, Sì, perfetto, così siamo perfetti. Quindi chi magari non è ancora qui, chi non ha visitato la mostra ovviamente la può vedere online, la potrà vedere sempre online sia in inglese che in italiano. Assolutamente. E con te appunto partirei, ti farei spiegare un po' il progetto. Allora, quello che state vedendo è Watchbit, che non è altro che un animatronic, diciamo, il termine giusto è questo. In questo caso sono delle foto, ma l'elaborato non è altro che un occhio che è basato sul movimento di 3 motori che semplicemente gli permettono di muoversi in tutte le direzioni, di sbattere la palpebra. La cosa particolare è che tramite la webcam integrata riesce a identificare i volti e quindi diciamo è un'opera che guarda chi la sta guardando, quindi è un po' una contraddizione, Sì. diciamo, no? Di solito le opere vengono guardate e ammirate, qui invece c'è una parte interattiva anche che è l'opera che guarda lo spettatore. Ho voluto diciamo realizzare questa cosa per fare un passettino avanti sotto questo punto di vista. Direi che è anche qualcosa di molto attuale rispetto ai nostri giorni. Infatti oggi pomeriggio tantissime Esatto. persone ho Sì, visto sì. che comunque erano incuriosite, no? Soprattutto anche sui possibili sviluppi, no? Di una... Sì. Più che altro mi chiedevano diciamo la parte relativa al riconoscimento facciale, che può essere anche integrata nell'ambiente anche casalingo per identificare un possibile diciamo una possibile persona che non è all'interno della famiglia o all'interno della casa. Comunque ci sono vari sviluppi. Questo Sì, è poi uno ci sono sviluppo anche simpatico. tante chiavi di lettura, come Sì, dicevamo. sì, assolutamente. Appunto può andare anche ad includere il fatto come no, se ti sentissi sempre una tecnologia, sentirsi osservati dalla tecnologia sotto quell'aspetto è quasi, non lo so, anche quella chiave, parte esatto, anche. Beh, anche diciamo quella chiave di che lettura. noi qui stiamo vedendo le foto, Sì. ma a vederlo di presenza ha anche Sì, un altro diciamo effetto. di sicuro che in Sì, generale sì. l'arte che ci porta lui qui, secondo me, se dovete passare qui, a meno che non siete appunto Per proprio di forza, zona, anche per forza, perché è un'arte. solitamente io poi dopo 24 ore Esatto. distruggo tutto, quindi Sì, che è una cosa che è bene avere su Vam Gallery perché abbiamo un po' la memoria, no, però sì, dell'opera. a livello diciamo creativo mi piace perché gli dà valore. Puoi vederlo stasera e basta. Certo, Come- anche perché più che altro si limitano a uno spazio e a un tempo e soprattutto si limita alle esperienze che le persone hanno fatto. Cioè Sì, se le facevi assolutamente. oggi, la facevi oggi, in Esatto, alternativa sì, non la sì, farai mai. trovo che Quindi questo rinnoviamo aspetto- l'invito a Vam Gallery. raggiungerci qui, Sì, a collegarsi sul sito di Van Esatto. Gallery, www.vangallery.com. vangallery.com. Sì, Grazie Alessandro. grazie a voi. Grazie mille. Vabbè, ovviamente, tra l'altro, io dico, mi permetto, ma è stato lui a caricare la mostra, non io, quindi un grazie anche per quello. Sì, sì. Grazie a Vanessa ancora per le magliette. E niente, grazie al team. Grazie mille. Grazie ancora. Grazie. 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 Allora, E poi allora Marco, io intanto chiederei appunto agli artisti che ci sono appunto ancora di avvicinarsi, perché appunto ci saranno poi loro. Ma mi dicevi? assolutamente. Allora Marco, 6ª edizione. Sì, Siamo felicissimi, tu è, più di è più noi. vecchi. Più vecchi. No, dai, non ci lamentiamo. No, vabbè, diciamo che l'età cresce appunto con le edizioni. Quindi anche la consapevolezza dell'età cresce con le... Tra Ma qualche allo stesso anno tempo appunto crescono le emozioni, crescono appunto le persone, gli amici, gli artisti e quindi assolutamente. è bello poi che man mano appunto crescendo sia appunto personalmente soprattutto a livello di evento si vadano a creare contesti che sono quasi multiversi e infatti tantissimi artisti che poi prendono parte comunque alle querce dialogano tra loro, condividono le tecniche e come dicevo prima è un evento comunque un po' diverso sotto quell'aspetto. Assolutamente. Quindi prima parlavamo appunto dell'arte, no? Che spesso va sul maestro d'arte, che è giusto, assolutamente. In questo caso appunto parliamo anche di un qualcosa che spesso il maestro d'arte non fa,
condividere la propria tecnica. Invece in questo caso, nelle varie edizioni, praticamente in tutte, molti È artisti... stato possibile. Sì. Artisti tra di loro, ma anche artisti con chi magari Artisti viene e persone, semplicemente esatto. a vedere fruire la della mostra, a mostra. fruire della mostra. Sì, sì, sì. Quindi questa è una grande opportunità e appunto, come abbiamo detto, un contesto diverso. Sì. Oltretutto, ripeto, quest'anno vedo che la varietà è veramente... Sì, poi vabbè, ci saranno artisti che chiameremo Massimo Vittorio ed Elena Vittorio che hanno creato proprio quella commistione che dicevamo, no? Però, come dici tu, è vero, ci sono tanti artisti che hanno presentato dall'illustrazione alla fotografia molto artigianato, e che è una cosa che fa Esatto. piacere, perché appunto siamo nel 2024, fai quasi fatica ancora a pensare che c'è quel tipo di realtà, eppure è comunque una realtà di Tra tutti i l'altro giorni. giovane Sì, sì. anche. Sì, 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 sì. Quindi veramente, cioè poi a volte anche questi eventi servono anche proprio a questo, Esatto. a mettere in evidenza questo e Esatto. a, diciamo, un po' rompere i luoghi comuni. Ma parlando di Van Gallery, ti chiedo, Sì. quest'anno Van Gallery ha Ah, sì, lanciato beh. una mostra. Vabbè, abbiamo, probabilmente avete visto, spero, se non l'avete vista recuperatela, perché anche lì è sempre online, e abbiamo creato Visioni, che è comunque la nostra mostra. Noi tendenzialmente creiamo mostre a tema, proprio per voler raccontare un po' le storie, e tra l'altro magari dopo facciamo un piccolo spoiler. Perfetto, Magari. certo, assolutamente. Questa qui appunto è l'unica mostra Visioni che trattiamo a livello online, dove il tema è assolutamente libero e si collega un po' a questo evento, appunto quella voglia di far raccontare all'artista quello che vuole raccontare e come lo vuole raccontare, senza dare neanche troppi limiti. E io dico ai nostri, diciamo, spettatori che collegandovi sul sito avrete modo veramente di immergervi nei mondi, non dico nel mondo, nei mondi degli artisti che appunto partecipano a questa mostra. Quindi invitiamo ancora una volta a collegarsi su www.vangallery.com. Yes. E Allora, poi procederei con appunto magari gli Assolutamente artisti. In sì. questo caso chiamerei Alessandra, che oltre ad essere artista, Alessandra Seminara è la nostra collaboratrice artistica, scusate. Ciao Alessandra. Anche lei ha partecipato già alla scorsa edizione, ha collaborato appunto già alla scorsa edizione, e niente, parlaci anche qui un po' di te, un po'. Cosa porti a in questa edizione di Le Querce Parlano d'Arte? Ho portato delle illustrazioni di moda. Sono una studentessa dell'Accademia di Belle Arti del corso di Fashion Design. Sì, sono queste. Ho portato stile sportivo e anche elegante, usando molti colori del blu e del rosa. Come mai questa scelta di questi due colori in particolare? Sono i miei due colori preferiti. L'anno Ok. scorso ho portato più cose rosa. Era Ok. il mio periodo Ok, che il realizzavo tuo periodo più rosa. abiti. Periodo rosa. Esatto, infatti ho portato anche la foto dell'abito realizzato, sempre rosa. Quest'anno più Anche la fase qui del comunque chi non dovesse ricordarselo è ancora online, blu. quindi Sì, comunque certo, possono recuperarlo certo. e andare a curiosare anche lì. E Poi questo è ho un po' un mix. portato, sì, questo è un mix ed è lo stile dei primi anni 2000, in particolare delle rockstar, quindi ho usato molti brillantini, colori vivaci, stampe, sempre un mix comunque di colori, i miei colori preferiti, diciamo, uso quelli di più. Ok. È anche giusto, no? Sì, e ho Saranno- alternato elegante, sportivo. Ok. Ho messo tutti gli stili insieme. Beh, che meraviglia, che eleganza, Grazie. complimenti. Grazie Complimenti. mille. Grazie a voi. Ovviamente appunto grazie soprattutto appunto, come diciamo, oltre ad essere artista e quindi parte dell'evento, collaboratrice Grazie artistica. a te, è sempre un onore per me partecipare e anche aiutarti per l'evento. Veramente. Grazie. Grazie Alessandra, buon proseguimento anche a te. Beh, come E diciamo, allora? artisti giovanissimi. Eh sì, giovanissimi che tornano. Beh, lei in questo caso è anche collaboratrice Sì, artistica, sì. quindi però adesso vedrete che ci sono tanti veramente giovani, ed è anche questo il bello, perché spesso si dice, come abbiamo detto anche nelle scorse edizioni, in verità non si dà spazio ai giovani, e Esatto. invece Sì, anche questo luogo comune lo Io rompiamo. non l'ho Invitiamo fatto qualcun prima, altro. lo Sì. farò anche dopo, ma intanto volevo ringraziarti perché mi No. sembra d'obbligo Martina Indorato, co-host ormai di tutte le querce, diciamo, tu hai seguito tutte le edizioni con Van Gallery,
ma comunque ci sei sempre stata. È un piacere. È un po' grazie a lei e a Giuseppe che abbiamo iniziato questo trend e poi un po' magari modificato. È un tutto. piacere, come dico sempre, quando si fa in generale qualcosa e non si è magari direttamente coinvolti, allora spesso tendiamo a disinteressarci, siamo come dei compartimenti stagni, no? Io faccio questo, tu fai quello e non comunichiamo tra di noi. Invece è bello quando a vicenda ci sosteniamo e insomma Sì. diamo il nostro piccolo contributo, ecco, piccolissimo nel mio caso, però... Ma io ti farei parlare anche un po' di te. No, andiamo avanti con gli artisti. Perché allora in realtà voi la vedete così. Proprio gli artisti non è proprio niente, però... Va bene, magari ci torneremo perché in realtà la vedete così presentatrice, ma lei comunque è molto sempre stata timida e poi in realtà da morire. Ha diciamo aumentato la consapevolezza di sé e appunto creato quello che è Ci adesso. si mette in gioco, dai, ci si mette in gioco. Io chiamerei proprio i due artisti, volete venire insieme? Facciamo... Sì. Ma sì, dai. Io li chiamerei insieme perché abbiamo solo un microfono, però. Come dicevamo, proprio la commistione, scusatemi, tra le due arti, no? Voi raccontate a Van Gallery, avete raccontato delle querce, prima parlavate, spiegate un po' il progetto e giustamente io vi lascerei la parola proprio per raccontarlo anche qui. Va bene, a chi ci sta seguendo. Buonasera a tutti quelli che sono collegati, grazie, è un piacere essere, credo, non so se è la sesta volta, comunque sì. Sesta. Sì. Io già sono stato presente anche in altre edizioni, portiamo in esposizione Aci Trezza, il nostro luogo di provenienza, territorio, c'è tanta passione, tanto amore. E, per quanto mi riguarda porto Aci Trezza attraverso la fotografia, mentre Elena Vittorio, che è mia figlia, porta Aci Trezza attraverso l'arte della pittura. Quindi come preferite che esponiamo in questa prima fase? Io darei la precedenza a mia figlia, sì, che direi sicuramente emozionata, ma avrà qualcosa di bello da dire. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, intanto benvenuta e tranquilla, stiamo facendo una chiacchierata. Allora, Aci Trezza, la scelta di Aci Trezza perché comunque è casa, il territorio. Il nostro territorio, cioè siamo affezionati, quindi... Esatto. E poi anche per la sua bellezza. Assolutamente, è la sua storia, quindi... Cosa in particolare vuoi che chi vede le tue opere colga? Sicuramente il fascino di Aci Trezza che c'è. Quando una persona la vede penso ne rimane incantata, è meraviglioso come luogo. E attraverso le mie opere quindi faccio vedere sicuramente la bellezza di Aci Trezza, ma poi ho avuto l'onore, insomma il piacere di portare dei remi che sono stati realizzati da il Tesoro Umano Vivente Mastro d'Ascia Turi Rodolico e io ho avuto il piacere di decorarli a mano con l'acrilico, quindi sono davvero felice di averli potuti decorare. Che emozione, penso. Li stiamo anche vedendo in questo momento. Complimenti, comunque anche vedo i colori, comunque sono sempre il tema siciliano, comunque marittimo, quindi con dire, texture siciliane o abbiamo il pesce spada o il cavalluccio marino che comunque nelle nostre zone si trovano. Assolutamente sì. Intanto assolutamente Giovanna vi dice bravissima Elena e Massimo. Grazie. Complimenti in diretta. Esatto, complimenti in diretta. Meritatissimi ovviamente. Poi in realtà appunto volevo anche parlare di questa opera qui. Sì. Per un piccolo spoiler, qui dovete parlarmi entrambi. Perché la vedete in questo, in versione appunto Elena Vittorio, e la vedrete subito in versione Massimo Vittorio. Scrollando un po', infatti avete la sua versione in black and white fotografata. Assolutamente, è un'opera che la mia opera trae ispirazione dalla sua opera, che posso dire è meravigliosa. Beh sì, sì, è davvero assolutamente. tanta roba. È un fascino, tutte le barche che ci sono ad Aci Trezza che vengono costruite e anche da quelle che oramai possono essere più utilizzate. sì. Ritraiamo qualcosa che comunque è arte, perché lui ha fatto questa foto che è intitolata Squarcio su Scorcio, quindi uno scorcio su Aci Trezza e poi
viene, Esatto. viene anche, come dire, ricreata da me dalla pittura con delle pennellate che magari sono un po' più rozze, possiamo dire, che vanno a rappresentare quindi quello che è il materiale del legno, del lavoro che viene fatto da chi realizza queste barche che sono meravigliose. Sì. Sì, diciamo che è bello vedere la stessa opera su due livelli, su due chiavi di lettura. Allora sì, in effetti abbiamo scelto di fare questo lavoro insieme, di esporre e partiamo appunto da questa fotografia Squarcio su Scorcio. Per me è molto importante, sono molto legato a questa fotografia perché segna un po' il mio passaggio nell'andare a cogliere alcuni dettagli. E quindi sono strafelice, lo sono stato nel momento in cui lei ha deciso poi in qualche modo di farla rivivere attraverso la pittura. E quindi abbiamo fatto questo allestimento dove ancora c'è tempo per venirci a trovare, Sì. ma Su quello ci devono seguire sui social, Esatto. o seguite ovviamente anche i vostri social se li volete dire. Beh sì, io Su nel Instagram, mio Facebook. caso sì, Facebook adesso lo uso poco, però Ok. ecco, Massimo Vittorio Però su si Instagram. trova sostanzialmente piuttosto in maniera facile. Io ringrazio, mi ricordo ancora Van Gallery, perché Van Gallery è una realtà straordinaria che ci è stata vicina a noi artisti in quel momento particolare che abbiamo visto tutti del Covid. Quindi aprire una galleria artistica, una vetrina con migliaia e migliaia di visualizzazioni è stato importante, una boccata di ossigeno artistico per noi, voi che l'avete realizzata e tutti coloro i quali in quel momento sentivano la necessità di respirare Di arte. continuare. Sì, quindi quello è stato un momento straordinario sotto tutti i punti di vista e che noi l'abbiamo vissuto artisticamente grazie a voi. E poi Grazie credo a te. di aver capito che ci potrebbe essere ancora Sì, tante sì. cose interessanti. Sì, ci stiamo lavorando veramente su tante novità di cui comunque, come dicevo, un piccolo spoiler magari lo facciamo, però non di tutte, obiettivamente ne facciamo di uno alla Certo. volta. Va benissimo. Però io ti farei solo parlare un po' di questa, che Ok. potrebbe sembrare un'immagine un po', però... Allora, è un'immagine forte, questa foto così come le altre appartengono alla mia prima mostra fotografica, Acitrezza dal mio punto di vista, del 2018. Quando ho esposto questa foto in effetti ce n'erano in tante persone che ho avuto il piacere che hanno visitato la mostra e si soffermavano perché in realtà apparentemente è una foto piuttosto forte, cruda. Sì. Credo che appartenga a quel genere di foto che oggi Facebook o Instagram potrebbero potrebbe anche bloccare. censurare. sì, perché magari non riesce a capire il contesto. Qui siamo nel cuore, nel vivo della famosa pantomima Upisce a Mare, che da più di 2 secoli e mezzo si fa ad Acitrezza in occasione della festa di San Giovanni Battista il 24 giugno, e quindi l'invito è quello di venire a visitare questa pantomima. E per me è un piacere perché poi proprio quest'anno l'associazione Upisce a Mare mi ha dato un riconoscimento speciale come divulgatore di questa pantomima, perché in effetti alcune foto, incluse questa, sono state inserite anche all'interno di diverse riviste, quindi per me è un piacere. Quindi Complimenti. una bella storia, perché dentro c'è la storia di Acitrezza con questa pantomima folcloristica straordinaria, la vita dei pescatori, quindi c'è questa lotta tra il pescatore e il pesce, e quindi diciamo rientra pienamente nel progetto espositivo che abbiamo portato questa sera, la nostra Acitrezza. Grazie mille. Grazie a voi. mille, Grazie grazie mille, mille, anche complimenti, perché, grazie. come dicevamo, ci raccontate sempre cultura e Assolutamente. cose che spesso si stanno andando a perdere, ma tramite l'arte continuiamo a Beh, raccontarla. che poi anche veramente i social sì, censurerebbero. paradossalmente la censurerebbero e invece è tutta da inserire in un contesto veramente Esatto. culturale da conoscere, sì. che invece si va a perdere. Io chiamerei Andiamo avanti. Rossella Cavarra, che ringrazio estremamente della sua presenza, perché Assolutamente. era un attimo indecisa se Sì, no, esserci o non grazie a esserci, voi ma e grazie a te Marco, perché la mia presenza quest'anno non era scontata, sì, lo so. perché ho subito un intervento un po' pesantuccio, quindi non sapevo, e la serenità
che ho avuto nel dire, cioè quando mi hai proposto io ti inserisco lo stesso, se poi viene o meno, questo mi ha tranquillizzata. E siccome non voglio demordere e voglio rimanere nel giro, quindi me lo sono imposto e ho detto va bene, devo andare, anche con l'aiuto, col supporto di mio marito, però insomma ce l'abbiamo fatta, quindi anche oggi è andata. Quindi sono contenta di aver partecipato anche quest'anno. Questo è il mio secondo anno. Sì. Partecipo e sono contenta, insomma. Io ricordo una cosa bellissima che lei ci ha detto lo scorso anno, ovvero rendere accessibili i gioielli anche a chi magari non può permetterseli per vari motivi. Mi è rimasta impressa questa cosa. Brava. Che qualcuno memoria. che ascolta e non sente soltanto, cioè, ma in camera ciò che uno dice. Sì, e questo è tutt'oggi il mio principio, perché il guadagno, quello che è minimo, però mi fa piacere essere contattata. Questo è stato lo scopo che mi ha indotto a fare un po' i monili mi piacciono e si vede da quanti ne porto, quindi sin da piccola sono sempre stata così, non mi sono snaturata, cioè la mia natura è rimasta sempre questa, però il fatto di poter far godere anche gli altri del buon gusto che mi dicono di avere, delle cose che faccio, mi rende contenta, ecco, dà uno scopo in più a quella che è la mia, diciamo, il mio hobby, diciamo così, quindi è una cosa che mi fa stare bene, ecco. Non lo dire in maniera così riduttiva, il mio hobby, come se fosse. Va bene, io non mi do mai delle aree, sono gli altri che devono, e vedo che apprezzano tanto. Ma forse è un bene quello di rimanere con i piedi per terra, certo, questo sì, e di non essere, questo in tutte le cose, anche quando ero, io sono un'insegnante in pensione, quindi anche quando ero insegnante, nonostante fossi quotata come insegnante. E infatti anche lì so benissimo quanto tu fossi troppo, sai. E quindi però non me la sono mai tirata, anche perché capisco che le situazioni possono cambiare da un momento all'altro, che è tutto per grazia divina. Cioè, se le cose vanno bene, sì, ognuno mette del proprio, e quindi ho sempre lavorato con professionalità, devo dire. Una cosa che mi fa molto piacere, un mio ex alunno, quando si è laureato, mi ha telefonato e mi ha fatto una domanda: questa cos'è che ti spingeva a lavorare? Cos'è importante per un insegnante? E io dicevo sempre: guarda, forse il mio successo è stato quello di trattare gli altri come avrei voluto che avessero trattato i miei figli, i miei nipoti, adesso i miei nipoti che sono nonna. Quindi trovare oltre la professionalità, oltre l'inculcare le nozioni, quello che vuoi, ma anche molta umanità. Quindi questa è stata forse la base del mio successo, in primis. È molto probabile, secondo me. Credo proprio di sì. Ti ringrazio ancora una volta. Grazie a voi. Io volevo solo dire che ovviamente le immagini che abbiamo inserito su Vam Gallery secondo me sono riduttive del suo operato, quindi se hai una pagina Instagram daccela agli spettatori. Ma io non sono molto ferrata. No, però comunque cose, ovviamente se volete seguire. Anzi, quello che faccio, insomma, mi do da fare, ma quella che è la tecnologia non cozza con me, insomma. Comunque la trovate su Instagram. No, ok, va bene. Grazie a voi, grazie per l'intervista, grazie per la serata e grazie di tutto. Grazie. All'anno prossimo, se Dio vuole. Assolutamente sì. Assolutamente. Grazie. Intanto dei ringraziamenti ulteriori. Grazie ancora. Grazie. Buona serata. Bello, mi piace dialogare, poi anche a distanza di un anno, no? Bello. Sì, più che altro diciamo che un po' le dirette che facciamo vogliono raccontare un po' questo. Giustamente l'online ci fa perdere un po' il contatto con l'artista, e quindi
questo è il metodo migliore per poter entrare nell'anima dell'artista e dialogare con lui e scoprire realmente quello che c'è dentro, magari quello che può sembrare spesso anche solo una fotografia, un'opera, in questo modo ce la raccontano molto bene. Assolutamente sì. E soprattutto ci raccontano la propria storia. La propria storia. Io, se tu sei d'accordo, andrei proprio in 3 minutini di pausa e poi andiamo a chiamare gli altri artisti che ci sono. Va bene, va benissimo. Ci vediamo allora tra poco, sempre su Van Gallery. Davvero 2-3 minuti di pausa. A tra poco. Bentornati alla sesta edizione delle Querce Parlano d'Arte. Siamo qui di nuovo in diretta. Sì. E Marco, andiamo subito. Sì, io partirei anche perché ovviamente vi ringrazio anche per la pazienza, l'orario, ringrazio comunque tutti gli artisti anche lì per la pazienza, l'orario, che sono sempre qui. E partirei subito a bomba. Assolutamente. Partirei con Roberta De Carlo, che anche lei fa parte di quelle persone che, come dicevamo prima, vanno a riesumare un po' le arti che si stanno andando un po' a perdere. Sì, questo sì. E sei giovanissima, quindi è bello proprio questa creazione del connubio, no? Che spesso anche chi è adulto proprio ormai quasi non ricorda quello che c'è, e invece il giovane spesso, quasi forse un po' in TikTok, Instagram, su questo aspetto forse aiutano spesso anche molto, devo dire. È vero. Quindi c'è anche da valorizzare quando bisogna valorizzare. C'è anche da dire che tutto ritorna. Cioè, sì, la moda è tutto ritorna, moda, design, arte in generale. Ma tutto io ti devo chiedere, per te come nasce? Da cosa nasce? Sì. Quando ero piccola diciamo che sono stata sempre curiosa e vedevo mia nonna magari cucire, fare tante cose e quindi da lì ho iniziato a chiederle come si faceva. E poi anche dei tutorial su YouTube che penso che sia, non lo so. Sì, no, ma infatti quello che dicevo prima, utilizzati bene, sì, assolutamente in realtà sono utilissimi. La funzione utile, esatto. Sì, esatto. Allora, qui stiamo vedendo già qualcosa. Esatto. Wow. Andrei far vedere qualcosina, che anche qui, un po' come avevamo detto prima per Rossella, ovviamente seguitela su Instagram. Sì. Certo, Vuoi ricordare la pagina? Esatto. Che si chiama RDC_Creations. Ok. Perché anche seguitela. Qui abbiamo una piccola selezione in realtà di quello che ha portato qui oggi e di quello che ha pronto. Spiegaci un po', perché ho visto che comunque vari, non fai magari... ci sono magari vari materiali che utilizzo. C'è ad esempio le borse, sono fatte principalmente in fettuccia di cotone, che diciamo, non so se forse ho mandato una foto, può essere. Può essere, sì. Ora la recuperiamo. Questo è cordoncino tai. Ok. Che è un materiale più simile, non dico alla plastica, però è più sintetico. Ok. Però Beh, è facile comunque, tipo a maggior ragione, se non lo trovano su Van Gallery possono fare un salto sì. nella pagina Instagram. Sì. Assolutamente sì. Poi i pupazzi li realizzo tutti in cotone. Ok. Raramente in lana, però utilizzo più il cotone perché dà più resa al pupazzo. E poi mi è capitato anche di usare la liuta per fare tipo le borse per l'estate. Le borse che solitamente si usano in estate. Certo. Quindi comunque vari anche di materiali e tutto. Sì. Beh, anche il pubblico a cui è rivolta, no? Un po'. Sì, esatto. Cambia molto. Ci sono delle cose carinissime per i bambini, ma ci sono delle cose meravigliose anche per gli adulti. Sì, quindi, diciamo che a me piace fare cose diverse, ma magari dai vestiti, dagli accessori fino ai pupazzi. Quelli che sono i pupazzi per me è una cosa, cioè mi diverto troppo perché magari li immagino nella mia testa, o il semplice fatto di imitare quelli che sono determinati personaggi della Disney o dei cartoni, per me è una cosa molto divertente. Anche perché forse paradossalmente sono più complicati da realizzare, non lo so, mi viene da profano. Più che altro perché magari se si guarda un tutorial già fatto non si Certo, sa quello che c'è dietro e tu segui il tutorial e basta. Certo.
Però io quando ero più piccola li vedevo sempre sui tutorial e magari seguivo il tutorial. Adesso mi segno come Vai a crearli tu. Sì, ho un mio taccuino dove scrivo tutti i procedimenti che faccio e quindi ci sto di più. Certo. Almeno a fare il primo. Ad esempio, per dire, se mi chiedessero di fare uno Spider-Man, che non l'ho mai fatto, ci metterei di più a fare la prima edizione, Certo. Certo, chiaro. rispetto a quelle che vengono dopo. Sì, poi una volta devi una Sì, volta fatto, una volta seguirai il fatto, tuo stesso esatto. tutorial. Esatto, esattamente. Ma E- allora di questo vabbè, ti ringrazio ovviamente anche qui per aver preso parte, anche Grazie perché a voi. appunto come dicevamo soprattutto l'artigianato è un'arte che purtroppo Si sta diciamo, perdendo. poi Sì. l'artigianato prende Cioè, veramente sì, mille ovvio. possibilità, quindi poi Certo. però appunto dalla scorsa edizione l'abbiamo voluto inserire proprio perché si sentiva un po' il bisogno di raccontare le diverse arti e questo ci mancava. Sì. Sì. Ti ringrazio ancora. Grazie mille a Grazie. voi. Ricordiamo ancora una volta i suoi contatti. Sì, la pagina Instagram che è rdc-creations. Grazie. Grazie. E continuerei. Bene, andiamo avanti, Beh, come dicevo appunto sempre artisti giovanissimi, artisti che vogliono raccontare appunto la propria arte, è quello che dicevamo prima, no? E questo ci dà appunto la possibilità di farlo. Chiamerei ancora Simone Stella e poi non so se verrà accompagnato, probabilmente no. Buonasera, a proposito di artisti giovani, ecco un non giovane. Vabbè, No. che non lo sappiamo. Non lo Non sappiamo. direi. No, però come dicevamo prima, appunto, artisti giovani e artisti appunto confermati, artisti che hanno un percorso, è proprio bella appunto proprio questa doppia visione dell'arte che spesso appunto non c'è, manca. Eppure vedere magari artisti che hanno iniziato da poco, che comunque hanno quella passione, che poi spesso il lavoro, perché ovviamente anche loro un po' te la fa perdere, forse anche per il maestro diventa utile. E quindi è bella questa doppia, diciamo, doppio aiuto che si danno, Sfaccettatura, esatto, doppia sfaccettatura che si danno agli artisti. Prego. Allora, niente, diciamo che l'arte che abbiamo portato qui, l'artigianato che abbiamo portato qui è una piccola parte della nostra reale arte che svolgiamo. Io e mia moglie Giovanna siamo campioni italiani di body painting, quindi pittura sul corpo. Wow. Sì, tra l'altro ho visto infatti nella pagina Instagram anche voi secondo me sotto quell'aspetto la curate abbastanza bene, perché sì. Cioè appunto magari noi ci siamo conosciuti in questa edizione, quindi anche lì magari sai vedere già cosa fa, perché poi appunto ci vediamo con l'artigianato, però poi dietro c'è tatuaggi, body painting, quindi Sì, abbiamo lo studio di tatuaggi a Ficarazzi, appunto siamo vicini di casa e quindi abbiamo accettato di partecipare a questa mostra anche per far conoscere al certo. vicinato quello che facciamo. Siamo da 2 anni e mezzo con lo studio a Ficarazzi perché precedentemente ce l'avevamo a riposto. Ok. E quindi appunto ci riteniamo giovani della zona, quindi cerchiamo di farci Beh, conoscere. siamo felici tutti di gli avervi aspetti. nella zona. E invece stasera qui cosa ci avete portato? Cosa Questa ci sera- raccontate? Questa sera ci abbiamo portato dell'artigianato, appunto delle borse create da mia moglie, dalle sue mani. Alcune borse sono solo dipinte, comprate e dipinte, altre sono proprio realizzate proprio passo passo, tutta la struttura, diciamo, la fodera, tutto realizzato a mano e dipinto a mano. Quindi comunque una personalizzazione che poi alla fine diventa unica, no? Sì. In un'era in cui siamo abituati ad avere tante copie uguali e alla fine poi questo tipo di arte ci permette proprio anche finalmente di avere qualcosa di personalizzato e di unico ognuno di noi. Sì, infatti sono tutte personalizzate, non c'è mai un disegno uguale, sono tutte opere diverse, dalle scarpe alle borse, ai portafogli, alle magliette, realizziamo di tutto, su tutte le superfici dipingiamo. Ma anche qui vedo che torna un tema. Sì. Sì, Sicilia al 100%. Il nostro tema è proprio il nostro cavallo di battaglia, sia nei tatuaggi, sia nei body painting, sia nell'artigianato. Facciamo anche restyling di mobili e principalmente tutto siciliano.
Bene, Però- bene, Vabbè, bene. il restyling di mobili poi ne parliamo, perché io poi sono nello stesso settore, quindi Ah. ci conosciamo allora a quel punto anche sotto quell'aspetto che magari appunto hai visto, ecco, Connessioni, le connessioni di cui e parlavamo prima. soprattutto appunto quello che dicevamo prima, non sai spesso magari dietro la persona cosa ti può raccontare, cosa... Quanto altro c'è, Esatto. assolutamente. Dove possiamo seguirvi? Seguirci sulla pagina artigianato Shades Art Sicily Ok. Benissimo, e pagine tatuaggi Shades Ink Tattoo. Ok. E benissimo. poi abbiamo le pagine, quelle diciamo personali, dove ognuno di noi Certo, svolge i pubblica un propri, diciamo, le po'... proprie opere personali. Simone Sfumature e Sfumature d'Arte, che è Giovanna Patanè. Perfetto. Benissimo, quindi Grazie invitiamo mille. a seguirvi e buona Grazie. continuazione e buon lavoro. Grazie a voi ragazzi. Grazie Buona ancora. serata. Buona A presto. serata. Bene, bene, Continuerei bene, bene, bene. Assolutamente con sì. un altro artista giovane. Però avere la visione anche di quello che noi vediamo ogni Sì, esatto, volta. dovremmo mettere secondo me una Basta, telecamera, la una doppia telecamera. Il prossimo di- aggiornamento sarà questo, perché voi perché è vedete gli bellissimo. artisti che, molti sono indecisi e poi quindi magari sono lì un po' indecisi, tra l'altro come Anna Sorbello che infatti Sì, sì, no, si è defilata non ancora, si lasciano ma magari la convincere. convinceremo, chissà. E artisti che invece dicono non lo so, magari, però poi alla fine fa piacere, come dicevo appunto, ascoltare altri punti di vista, altre sì. storie e raccontare anche la propria spesso, no? Assolutamente sì, non devono restare chiuse come dicevi tu, spesso tra quattro mura. Invece raccontarsi, non vergognarsi soprattutto. Esatto, Cioè, ma di che cosa ci esatto. vergogniamo? Esatto. Beh, io lo chiamerei Salvatore Pulvirenti, Ciao Salvatore. ci porta per la seconda volta presente È un alle piacere. Querce, per la terza volta mi sembra su Vam Gallery, Sì. perché la prima Querce, poi su Visioni. Ecco, prima parlavamo di Visioni, ti chiedo solo di avvicinare un po' il microfono. Prima parlavamo di Visioni, appunto lui ha portato un altro quadro che, come questo che abbiamo qui, fa diciamo non è istantaneo come l'arte spesso ci viene raccontata, deve essere un po' approfondito, deve essere un po' capito, e soprattutto anche quello di Visioni, recuperatelo, perché secondo me anche quello lì ha Concettuale. molto, esatto, però comunque e lì è un concetto secondo me che arriva anche a gamba tesa, anche però dal titolo, quindi, esatto, quindi anche lì appunto è bello appunto vedere proprio questo tipo di eventi, proprio perché appunto si riesce a vedere sia l'artista, tra virgolette, passatemi il termine, un po' più classico, no? Quindi vedi appunto l'artista che va a raccontare di sicuro appunto tutto l'ambiente, artisti invece che comunque new age, diciamo così, ma neanche tanto perché sì, sì. è così, ci raccontano un qualcosa di diverso e lo fanno in modo diverso. Ci vuoi parlare un po'? Sì, io vorrei appunto sapere qualcosa di più, perché è veramente affascinante quello che sto vedendo. È tra il metafisico e il concettuale. Non ho voglia di dare subito una definizione, un Giusto. qualcosa. Preferisco che lo spettatore si crei Sì. una situazione, una fantasia. C'è una spiegazione, ma all'inizio è sempre meglio vedere Studiarla un po'. studiarla, sì, sì. Certo, darsi Quella visione tempo. personale. Vabbè, qui la tematica è il conflitto, la guerra, e si concentra su due dimensioni: la dimensione della carta e la dimensione della tela. Della tela. Un soldato sulla carta e un paio di scarpe sulla tela, che possono comunicare la qualunque cosa. Può essere un rebus, può essere ha infiniti significati. Sono due paralleli, due dimensioni, uno quotidiano e uno dove c'è sangue, c'è un conflitto. Certo. Sì, beh, come dicevamo appunto, ecco, è quel tipo di arte che richiede un po' più di attenzione, non deve Sì, sì. essere solo guardata, cioè deve essere vista, scusatemi, deve essere guardata, approfondita e studiata. Ci vuole una Cosa descrizione. che sì. magari appunto purtroppo, ecco, prima parlavamo dei pro, dei social, parliamo anche dei contro, purtroppo appunto ci ha fatto perdere un po' quello che è l'approfondire quello che appunto è un'arte con un livello appunto di lettura così.
Sì, bisogna andare oltre, bisogna sperimentare sempre comunque. Sì. Non siamo più nel Rinascimento, quindi siamo nel Esatto. contemporaneo, dobbiamo Esatto. fare altro. Ma anche perché appunto passami di dire, vabbè, lì si potrebbero aprire mille Certo, dialoghi, io sì. qui potrei parlare, potremmo fare una diretta fino alle 3 del mattino perché Esatto. però sì, appunto, avendo anche studiato fotografia, ecco, forse una cosa che magari è riproducibile in un istante, magari possiamo anzi avere la possibilità, dato che c'è già un'arte, un qualcosa Certo. che ce lo racconta quella realtà lì, magari anche di approfondire il pensiero e di raccontarlo in modo diverso, cioè creare un'arte appunto che è diversa. Poi, ripeto, come dicevo prima New Age, ma neanche tanto perché Esatto. appunto artisti hanno creato opere magnifiche e questo qui appunto secondo me non è tanto da meno. Grazie. Ti Grazie ringrazio mille. ancora una Complimenti e volta Grazie a voi. per aver preso parte. E continuerei, adesso chiamerei 2 nomi, ma appunto come dicevo fanno parte di quei nomi che comunque, anzi 3 nomi, ma fanno parte di quei nomi che come dicevo, ecco, le smorfie. Non potete vedere purtroppo gli sguardi e le smorfie che Esatto. noi riceviamo, ma vi Esatto. assicuro che... Allora chiamerei Anna Sorbello, se è presente. Si sta probabilmente avvicinando. Sì, E sì, poi sì, 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 dovesse ripensarci Vanessa Castorina è la benvenuta, che tra l'altro fa parte anche lei del team di Vam Gallery, quindi io magari. E poi Rossella Coco, se è ancora qui con noi. Intanto arriva Anna Sorbello, che Buonasera. appunto Ciao, fa buonasera. parte di quegli artisti che no, ma io che devo dire, no, ma secondo me appunto c'è tantissimo da raccontare anche nella tua arte, quindi Fanno perché non farlo? finta di non aver niente da Esatto. raccontare, invece. Beh, io che vi posso dire? Dipingo da parecchi anni, è una mia passione. Io lavoro come insegnante alla scuola primaria, oggi Istituto Comprensivo Guglielmino Rossi di Aci Catena. Però ho studiato a Catania, insomma ho frequentato, diciamo, in giovinezza l'ambiente catanese. Però da ragazza devo dire che pur appassionandomi all'arte, anche perché in famiglia avevo appunto un nonno, un bisnonno artista, e quindi diciamo in casa mia c'era arte Quindi un era po' nel dappertutto, c'era nel sangue, però poi appunto ho compiuto altri studi. Poi ho iniziato a dipingere, diciamo, da adulta. È una passione che mi ha preso quando appunto avevo i bambini piccoli, avevo i miei figli piccolini e ho continuato. E oggi mi ritrovo anche a partecipare a questi eventi, a queste iniziative molto belle, con grande piacere. E mostro delle tele che si spazia un po' dal figurativo all'astrattismo e all'astrattismo figurativo. Lavoro con l'olio, lavoro con l'acrilico. Con l'acrilico mi dedico alla fluid art o pouring art, come appunto su queste tele rotonde, come si può vedere in queste tele rotonde, e poi oppure col figurativo appunto con un certo utilizzo del colore. Ecco, il colore è ciò che mi appassiona di più, che mi piace di più utilizzare nelle mie tele. Ecco. Ti ringrazio anche Grazie perché mille. appunto proprio tornando al discorso di prima, tu sei una di quegli artisti che io non conoscevo e che conoscersi è stato perfetto. perché Ma anche per me è stato abbiamo- molto bello conoscerti e partecipare, ecco, a questi bellissimi eventi organizzati con cura, con attenzione. Grazie. Sono molto contenta di essere Grazie qui mille. con voi. Grazie mille. Grazie a voi. mille. Ciao ciao. Grazie ancora. Buona serata. Intanto, vabbè, ringrazio Marta che dei commenti fa il tifo. Grazie mille Marta. Grazie, Marta. E niente, chiamerei a forza, magari la farei portare a forza perché è una persona, come dicevo, appunto molto timida, quindi so lo sforzo che sta facendo per noi. Ci sono riuscita a incastrarmi anche a me stasera. Non abbiamo detto il nome Vanessa Castorina, Vanessa ma la Castorina. conoscerete già perché, come dicevo, anche lei fa parte del team di Vam Gallery ed è quello che dicevamo prima, L'ideatrice. l'ideatrice, l'esecutrice e l'artista che ha creato queste magliette
come dicevamo prima, non sono una stampa, ma sono fatte a mano. Dipinti a mano, sì. E quando me le hanno date, quando me le ha regalata, vi dicevo, cioè, a me sembrava stampata, quindi per la perfezione che ha questa maglietta, quindi appunto anche lei artista Vanessa. e creatrice appunto di opere che variano dal design alla fotografia, alla grafica, all'illustrazione. Possiamo dirlo che c'è un collegamento con la nostra opera che abbiamo presentato all'inizio, no? C'è la sua mano lì anche. Anche lì, sì. Sì. Ci riferiamo all'occhio di Alessandro Carrera. Esatto. Watchbit, sì. Beh, allora, in realtà appunto io parlerei di queste di questa collezione che ci ha portato quest'anno, ma appunto come dicevamo, in realtà è quella che un po' va a completare quella dell'anno scorso. Sì, in un'altra diciamo chiave. che ho deciso anche quest'anno di prendere questo filone in cui c'è la foto, l'illustrazione che si sovrappone alla foto, perché mi piace l'idea di base che in un frangente reale come può essere uno scatto fotografico si possa giocare sopra con la fantasia. Quest'anno il tema è un po' più racchiuso, un po' più vicino, con queste figure un po' inquietanti, un po' enigmatiche, contrariamente a quelle dell'anno scorso, però quest'anno mi piaceva un po' dare questo tocco un po' più creepy, diciamo. Sì, vabbè, lo riraccontiamo, ci sono appunto delle foto. Sono delle foto che ho realizzato io, degli scatti, e su cui ho immaginato dei determinati personaggi o determinate situazioni che si potessero inserire in quello sfondo. Sì. Beh, su questo tra l'altro abbiamo fatto una pagina dedicata. Sì, c'è una pagina dedicata che potrete riprendere dal suo profilo Vam Gallery. Sì, nel profilo Vam Gallery ti permette di vedere la transizione del passaggio che c'è stato dalla foto all'illustrazione. Dai. Molto Direi che è un molto bellissimo lavoro, anche perché appunto anche qui una chiave bellissima di lettura è proprio quella del andare oltre, no? Prima parlavamo della fotografia che poi ha modificato un po', ed è bello proprio perché è come se quasi stessi vivendo quel momento che in realtà non esiste, però aggiunge ancora un elemento, e quindi due opere. È un'immaginazione, si va al di là di quello che si vede nella realtà, anche un po' forse quello che si fa da bambini, ovviamente con figure magari più leggere, però i bambini tendono a fare questo, avere l'immaginazione di personaggi, di situazioni che effettivamente non sono su quel momento, ma invece poi si possono creare. Con l'arte si può fare anche questo. Grazie mille ancora. Grazie Vanessa, grazie mille, complimenti. Allora, in realtà siamo addirittura d'arrivo, nel senso che appunto, come dicevo, vi ringraziamo ovviamente anche per la pazienza, per voi che appunto state vedendo da dietro la telecamera e per voi che state vedendo dietro uno schermo che è appunto quello online. Ricordiamo anche che comunque vi è la possibilità di vedere le opere degli artisti che insomma che avete visto, avete ascoltato, ma anche di altri artisti che non sono stati, diciamo, qui presenti nelle interviste. Sì, diciamo che sul appunto, sito di Vam Gallery. Esatto, diciamo che chi magari non ha raccontato qui in questo momento ha comunque partecipato alla mostra. Sono, come diciamo, appunto 28 artisti, quindi comunque ne abbiamo intervistati credo una metà probabilmente, e quindi ve lo racconteremo appunto magari tramite anche interviste, chi lo sa, magari appunto post, ma comunque intanto appunto potete tranquillamente andare a visualizzare su www.vamgallery.com tutta la mostra e tutto l'evento. Ovviamente seguiteci anche sulle pagine sia di Vam Gallery sia delle Querce, su Facebook, su Instagram, poi vabbè ci saranno anche altre, spero il prima possibile, ma ci stiamo lavorando, novità su altri social, quindi ovviamente seguiteci un po'. Io non me lo sono scordata, c'era uno spoiler che doveva arrivare. Allora, vabbè, in realtà io guardo Alessandro, guardo Vanessa perché appunto sono quelli presenti, e penso ad Aurora perché ci starà guardando. Salutiamo Aurora, che è la traduttrice appunto di Vam Gallery. Beh, posso farlo lo spoiler, piccolo spoiler.
Siamo d'accordo? Sì, sì, ok, sì. non è che poi ve la prendete... Ok, mi dicono sì, sì, sì. Cosa? Sì, vai. Io ripeto. Un po' Beh, allora, minaccioso era il tono, in però... realtà abbiamo già in cantiere la prossima mostra, nel senso. Prima godiamoci questa qui. Beh, certo. Diamo Anche comunque perché ci ovviamente siamo uno detti di darci spazio. tempo per Esatto. apprezzare. Però appunto questo per dirvi che comunque anche qui ci siamo un po' interrogati sul mondo, ci siamo interrogati. In realtà abbiamo già le 2 prossime mostre in cantiere e sono un po' correlate. La prima, ve la dico, che appunto è Radici, sulla quale stiamo già lavorando, ed è appunto un po' un interrogarci su quello che è il mondo di oggi, i social, come hanno trasformato un po' le nostre visioni, come hanno trasformato la vita, sia il bene, come dicevamo prima, sia il contro, no? Quindi il male di questi nuovi mezzi. E soprattutto nella prima mostra, poi la seconda vedremo se posso fare uno spoiler o meno. E nella prima mostra appunto Radici vogliamo proprio raccontare quello che si sta andando a perdere a livello sia di radici socioculturali e sia proprio a livello personale, spesso dove magari vivendo in una società molto più frenetica spesso le radici vengono messe da parte. Invece per noi raccontarle è forse la cosa più importante, e arriviamo poi alla seconda, che magari chi lo sa è un po' la perdita delle radici. Quindi quello che sta andando a crearsi nel contesto contemporaneo, che c'è già da un paio d'anni, che non ve lo dirò, ma se fate 2+2 molto probabilmente lo saprete già, e Credo quindi proprio di sì. la perdita di quelle radici lì. E quindi ci stiamo interrogando, no? La perdita non per forza poi è una cosa sbagliata, può solo anche creare delle altre radici, poi giusto o sbagliate lo vedremo, chi lo sa. Però è proprio questo, prima capire bene le proprie radici. Quindi e poi vedere se si io modificheranno. aggiungerei l'input per la terza, quindi qualcosa di nuovo che poi nasce. Esatto, sì, potrebbe anche essere. Quella è ancora una visione, Vabbè. già alla seconda è una visione un po' complessa del mondo, perché poi la stiamo vivendo adesso proprio nel mondo contemporaneo. Beh, sì. E questo cioè, vabbè, non lo dico, ma si è capito, immagino. Sì, una cosa sì, che sta sì, rivoluzionando un bel po' tutto, il mondo del lavoro, le radici, certo. un po' tutto. Però appunto proprio ci premeva proprio prima di raccontare questa storia qui che stiamo vivendo, ecco, capire e interrogarci su quelle che abbiamo già vissuto, che spesso passa in secondo piano. Piccolo Bene. spoiler di 5 Bene. minuti. No, ci è piaciuto lo spoiler. Abbiamo anche i tempi, no, della prima non abbiamo i tempi, vero? Più o meno, quasi, l'anno prossimo. Allora, dipende, perché come dicevo vogliamo dare il tempo anche a questa, cioè Certo, vivete comunque certo. questa qui, anche qui comunque condivideremo magari post, storie e tutto, quindi seguiteci ancora, anche perché magari il sito vi dà la visione appunto intera, ma in quel modo riusciamo a valorizzare il singolo artista, quindi secondo me lo riusciamo a Certo. raccontare. Ottobre, fine ottobre, novembre, chi lo sa. Quindi Come bene, dicevo, bene, in realtà bene. è un piccolo spoiler, però non tenete in conto di queste date, perché appunto non vogliamo uscire prematuri, Vabbè, dai, soprattutto fine perché anno, è un inizio tema. anno, dai, va bene, Vabbè, rimaniamo sì, così. diciamo 2024. No, intanto, vabbè, Aurora aveva scritto spoiler, quindi perfetto. Ma ho Bene, letto solo adesso. hai avuto il permesso di tutti. E mandano un saluto alla traduttrice, quindi ad Aurora. Io quindi chiuderei. Perfetto, va Io ti benissimo. ringrazio veramente, vivamente, Grazie a te. ancora una volta di questa partecipazione, di questa possibilità che ci dai sempre, perché sai benissimo che grazie a voi. Grazie a Vi te, ringrazio. grazie perché per il tuo impegno a riproporre questo bellissimo evento, questa mostra che comunque ormai è diventato un po' un appuntamento di fine estate, perché ormai da un po' di anni è a fine estate. È bello ritrovarsi qui ogni anno, è bello vedere come si dà spazio a tutti gli artisti, quindi grazie per quello che fai, perché alla fine è vero che ci sono tante persone che fortunatamente ti aiutano, però insomma prenditi anche il tuo di merito, ecco. No, grazie mille appunto anche di queste parole, però appunto davvero è spesso appunto quello che magari, ecco, tema società,
quello che si è andato spesso anche a perdere è proprio questo, no? Ormai si fa spesso un favore con un secondo fine. Ecco, questo qui si è andato molto a perdere, quindi quando lo si nota che invece non c'è un secondo fine, lo si fa perché lo si vuole fare, per far parte del progetto che racconta un qualcosa e comunque metterci tutto, è bello, senza pensare a un secondo fine. Sono Solo d'accordo. al pensare di prendere parte di quell'evento lì che sta cambiando un qualcosa. Sono d'accordo assolutamente. Prendere parte a ciò che è bello, a ciò che vuole dare qualcosa e che vuole lasciare qualcosa. Niente, chiuderei, Siamo qui. vi ringrazio ancora una volta, ovviamente chi è ancora qui presente a San Nicolò a Cicatena, Villa Lanza Filangeri, potrà vedere la mostra fino a mezzanotte, e in questo caso poi non possiate passare, nel caso in cui non possiate passare, come dicevamo, seguitela su www.vamgallery.com. Ancora un grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte, buona serata e grazie. Alla prossima, al prossimo Alla anno. prossima.